vi do un'idea per un piatto semplicissimo da portare in tavola se avete ospiti. Un filetto di salmone in crosta che vi stupirà. Eccolo! Uno degli strati del nostro salmone in crosta sarà fatto dagli spinaci, che adesso noi andiamo a cuocere, quindi metto in una padella dell'olio. Potreste aggiungere in questo momento anche, non so, dell'aglio, del peperoncino, quello che vi piace. Non li vado a lessare in acqua perché io voglio togliere acqua dagli spinaci, quindi se li vado a mettere in acqua si inzupperanno ulteriormente. Dopodiché metto gli spinaci lavati nella padella. Prendo una padella perché è piuttosto ampia. Un po' di sale che aiuta e velocizza l'appassimento dei nostri spinaci. E chiudo con il coperchio. Pochi minuti e si afflosceranno. Una volta che si saranno abbassati, vedrete che diventeranno veramente molto poco consistenti, possiamo mettere l'altra ciotola di spinaci che adesso in questo momento è in frigorifero. Sono due, sono molto voluminose, ma poi una volta cotti gli spinaci si ridurranno tantissimo di volume. Guardate già come si sono ridotti di volume, sono quasi pronti. Quando saranno ancora più morbidi, quindi più appassiti, li potremmo lasciare raffreddare completamente e poi strizzare meglio che si può. Continuiamo con gli strati del nostro salmone in crosta. Un altro strato sarà formato da un battuto fatto dai frutti del cappero più pomodori sott'olio essiccati. Quindi eliminiamo l'olio in eccesso, che non butteremo ma metteremo magari in un'altra conserva simile, oppure se avete altri pomodorini magari andate a mettercelo sopra. Ora mettiamo i pomodori qui sopra, li tamponiamo un po'. Prendiamo un piccolo tritatutto. Eliminiamo il gambo dei frutti del cappero. Non dobbiamo ottenere una crema, ma come dicevo un battuto con dei pezzettoni abbastanza grossolani. E se voleste potreste aggiungere al battuto anche delle olive, magari delle olive nere. E ora i nostri pomodorini. Beh, perfetto, direi di non insistere troppo proprio per ottenere invece un battuto piuttosto grossolano. Adesso metto in un piccolo contenitore. Eccomi con tutti gli ingredienti che ci servono per questa preparazione. Per prima cosa saliamo e pepiamo il filetto di salmone da entrambi i lati. Volendo potreste utilizzare anche del pepe rosa, a me piace tantissimo. Prendiamo il nostro salmone da parte e prendiamo invece la pasta sfoglia. Ce ne serviranno 2 rotoli rettangolari. Ecco, adesso abbiamo srotolato praticamente la nostra pasta sfoglia rettangolare. Di fronte a voi dovete avere al di sopra e al di sotto i lati più stretti, diciamo, quelli più lunghi dovete averli laterali. Sovrapponiamo di 1 centimetro i lati più lunghi qui al centro. Lasciate al di sotto la carta forno perché poi vi servirà per gestire meglio il salmone. Ecco, in questo modo. Ora, il primo strato sarà fatto dal battuto di capperi e pomodorini. Più o meno, guardiamo quanto il salmone è grande. Non mettiamo il battuto proprio al centro, anzi mettiamolo un pochino più sotto perché poi in questo modo la pasta sfoglia lo ricoprirà interamente, non dovremo avere praticamente la sovrapposizione della pasta sfoglia proprio diciamo sulla superficie del nostro salmone in crosta. Quindi prendiamo metà del battuto perché l'altra metà poi andrà messo sopra e lo mettiamo di sotto.
Ecco, ora sopra al battuto mettiamo metà degli spinaci. Una volta strizzati molto bene potete anche tritarli al coltello se volete renderli un pochino più, diciamo più fini, altrimenti potete sfilacciarli esattamente come sto facendo io. Anche qui, se non volete utilizzare gli spinaci, potreste utilizzare delle erbette, delle bietole, dei carciofi, insomma quello che vi piace. Prendiamo il nostro filetto, lo posizioniamo sopra e adesso specularmente mettiamo gli spinaci. Sopra gli spinaci ovviamente mettiamo il nostro battuto. Prima di chiudere tutto però dobbiamo tenere da parte alcune striscioline laterali di pasta perché ci serviranno per la decorazione del nostro rotolo, magari di mezzo centimetro, 1 centimetro, vedete voi, ne facciamo 4-5. Diciamo che quando ci saranno un 3 dita di pasta da una parte e dall'altra saranno più che sufficienti. E ora possiamo chiudere il nostro rotolo, il nostro scrigno. Quindi prima cosa prendiamo la parte di sotto, che è quella più corta, e la portiamo verso sopra, in questo modo. E poi la parte di sopra a chiudere la portiamo proprio qui sotto, in modo che nemmeno questa striscia di chiusura si veda. Pieghiamo le chiusure verso il basso, un po' in modo da nasconderle un po', forse un pacchetto regalo più o meno. E adesso abbiamo messo il nostro scrigno con all'interno il salmone al sicuro, avete visto è tutto ricoperto dalla pasta sfoglia. Ora mi serve un uovo. Ecco il mio uovo sbattuto, pennello, utilizzo uno di questi 2 fogli di carta per metterci sopra il nostro piatto. Lo mettiamo su una bella teglia e ora lo spennelliamo completamente con l'uovo, perché con queste striscioline che ho tenuto da parte andremo a fare delle decorazioni che devono ovviamente attaccarsi mediante l'uovo sbattuto. L'uovo sbattuto serve come collante, ma serve anche a far diventare bello dorato il nostro rotolo. Quindi prendiamo le nostre striscioline e facciamo dei motivi che assomiglino a dei rombi. Ora spennello anche le losanghe che ho ottenuto con le mie striscioline, sempre con l'uovo sbattuto. Punzecchio un po' la superficie con uno stuzzicadenti in modo che non si creino bolle durante la cottura e poi posso infornare il mio rotolo nel forno statico a 200 gradi per 40 minuti. Se prima della fine della cottura dovesse diventare troppo scuro, copritelo magari con un foglio di alluminio. Sono proprio orgogliosa del mio rotolo, del mio salmone in crosta, anzi, tagliamone una fetta per vedere come è venuto dentro. Beh, guardate che meraviglia. È bello anche per un'occasione speciale, quindi vado a fare una foto.